Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, pronti alle consuete previsioni energetiche più famose della notte dei tempi? Il nostro lui-lei, divino maschile e divino femminile. Andiamo a vedere in questa settimana i nostri grandi archetipi come si comportano, come ci stiamo allineando a questa frequenza di questa primavera che divampa sotto, divampa, non so voi, io sto sentendo proprio una percezione bellissima, bellissima, una nascita mai avuta, non lo so, è qualcosa di meraviglioso. E dopo tutte le mazzate che abbiamo preso, che bello finalmente l'Eden. Quindi sento una percezione meravigliosa, meravigliosa veramente, lo vedo anche in voi. La nostra scuola iniziatica va, va da sola perché i progressi che state facendo sono veramente inequivocabili, tangibili, nero su bianco e state diventando dei grandi maestri. Quindi, ragazzi miei, ragazzi, che vi devo dire? Continuiamo a vedere quali sono le linee guida dei maestri per questa nostra nascita, rinascita meravigliosa che divampa dentro di noi, no? È come il seme che ha spaccato sotto nella terra e ha messo radici, radici, radici. E questa gioia, più le radici sono profonde, più il fusto, i rami, più il nostro albero sarà innalzato verso il cielo e niente potrà turbare il suo equilibrio e la sua ascesa. Quindi andiamo a vedere oggi dal 15, no dal 15 scusami, dal 19 al 25 febbraio con questa luna piena il 24 in Vergine. Sto facendo i segni zodiacali anche per la fine, questi ultimi 10 giorni di febbraio, con l'influenza della luna piena. Questa luna piena in Vergine è una luna piena che ci porta un radicamento. A mio avviso credo che questa luna piena sia proprio il radicamento. È proprio la simbologia del seme che si spacca nella terra e mette radici profonde, no? Ecco, quel radicamento ti permette di essere chiunque tu desideri essere, perché sarà incorruttibile. E le radici profonde che avete messo, siamo anche quasi alla vigilia dei nostri 3 anni insieme, io ci faccio un applauso, avete edificato delle fondamenta incorruttibili. E sono orgogliosa e onorata di poter servire ancora questa grande causa che è il capolavoro della vostra vita, della nostra vita e del collettivo. Quindi questa luna piena ci porta ancora di più radicamento, vivere il presente proprio perché questa Vergine è proprio il presente. Vedi, mi stanno fischiando tutte e due le orecchie, non è possibile. Sì, Houston, terra, chiama terra. È proprio il radicamento e quindi dei propositi straordinari grazie al fatto di cosa? Perché ci sono le radici profonde e avete edificato delle fondamenta incorruttibili, per questo questa luna piena in Vergine va a suggellare questo radicamento ed è qualcosa di bellissimo, meraviglioso. Il grande lavoro è stato fatto, adesso bisogna soltanto godere. E là vi voglio. Dovete soltanto godere a questa primavera epocale, che la sento proprio, guarda, è veramente inverosimile questa cosa. Quindi, ragazze mie, facciamoci un grazie, 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 grazie a oltranza. E niente è tutto, e tutto va come deve essere, secondo le linee guida della nostra anima, secondo le linee guida del sé superiore. Ognuna di voi è il vostro sé superiore e vi dovete connettere costantemente al sé superiore perché vi dà le direttive per allinearvi consapevolmente ai vostri potenziali e alla missione della vostra anima, va bene? La missione della vostra anima ha a che fare con l'allineamento delle vostre qualità interne, va bene? E quindi giorno dopo giorno noi ci spratichiamo nel vedere che cosa ci piace di più, cosa ci garba di più, e nel non giudicarci più, nel saper discernere, nel saper avere un ottimo discernimento e non più un giudizio, no?
Il discernimento è l'ottava alta del giudizio. Il discernimento ti fa dire questo va bene per me, questo non va bene per me. Magari questo che non va bene per me fra un minuto, ok? Senza giudizio. Invece il giudizio ti fa dire questo è bello, questo è brutto in modo assoluto, pieno di moralismi, conformismi, di credenze limitanti, pieno di paure. Ecco. Quindi noi stiamo andando a integrare l'alterità e quindi laddove l'altro fuori da noi, ma come le nostre, quello che erano prima le nostre disarmonie interne, non sono più una diminuzione, ma sono un arricchimento. E quindi abbiamo capito come far convogliare le nostre energie interne, quelle che prima erano in dissonanza quando ci giudicavamo, e proprio quest'unione delle nostre divergenze interne si chiama coniunctio oppositorum, cioè la congiunzione degli opposti, che è l'unica cosa che crea il capolavoro della tua vita. Fa che la tua vita sia un capolavoro, perché questo è quello a cui siete chiamati. Ok? Detto questo, ragazzi miei, ragazzi, io parto subito. Parto subito. Allora, andiamo a vedere. Allora, ragazze e ragazzi, gli oracoli nuovi li sto mettendo insieme a dove acquistare i miei oracoli Tarot Antique, tutti sotto l'info box, va bene? Posso mettere solo quelli nuovi che sto usando adesso, tra cui le carte del domani, le carte metaforiche associative che sto vedendo state gradendo molto. Anche a me piacciono tantissimo perché mi portano proprio a canalizzare un'informazione straordinaria. Li sto mettendo sotto all'info box. Quei pochi, gli altri, tutti quelli che uso non li posso mettere, altrimenti non mi entrano le informazioni mie del canale, ok? Ok, detto questo, da dove partiamo? Da dove partiamo? Sono così, veramente, sono così, così. Ok, allora, partiamo dalle carte metaforiche associative. Ci mettiamo il malloppone del nostro lui, eccolo, eccole qua. Allora, andiamo a vedere come sta messo questo in questa settimana. Come sta messo questo in questa settimana? Vediamo un po'. Il nostro divino maschile, il nostro lui. Il nostro lui, come sta messo questa settimana nei confronti di lei? Vediamo che faccia fa. Vediamo. Vediamo che faccia farà. Vediamo un po' la carta che denota lo stato d'animo. Vediamo un po'. Vediamo. Allora, una carta per lui per adesso. Poi ci mettiamo una carta per lei nei confronti di lui o nei confronti insomma della vita. Poi non ho spiegato come leggere lui lei alle ragazze nuove. Ragazze mie, fatevi ispirare, va bene? Fatevi ispirare. Questa è l'energia maschile e questa è l'energia femminile. Cioè vuol dire tu ti puoi ritrovare in una o l'altra energia, laddove in una settimana un po' magari di più quella maschile, in una settimana quella femminile, sono energie interne nostre. Cioè ce l'abbiamo tutte e due interne. Questo format si può leggere a più livelli, sia perché hai una persona di interesse, sia perché non c'è nessuno, cioè si legge sia nella realtà 3D, quarto D, quarta D, quinta dimensione. Se dovessi leggere il format lui-lei a tutti i livelli di consapevolezza, non mi basta un giorno di video. Facciamo però un giorno di video. Un giorno facciamo un giorno di video. Lasciatevi ispirare, ragazzi, le informazioni che mi vengono canalizzate sono quelle che in quel momento abbiamo necessità di sentire. Ok. Andiamo a vedere. Allora. Vediamo come sta la nostra lei in questa settimana, come va a stare la nostra lei in questa settimana. Come sta lei in questa settimana nei confronti di lui o nei confronti della vita. Vediamo un po'. Energia di partenza mettiamo, Poi ci mettiamo le carte del cuore come oracoli iniziali. Settimana dal 19 al 25 febbraio. Una carta per lui e una carta per lei. Allora, lei mi sta cadendo qua, aspettate un attimo, la statuetta. Allora, ragazze e ragazzi, partiamo, vediamo l'energia maschile in questa settimana come sta. Energia di partenza. Ah, così sta questo.
Diciamo che sta riflessivo, un po' guanti, un po' sofisticato, diciamo, un po'. Mia nonna, mia nonna con questa immagine avrebbe detto un po' sustiuso, un po' sofisticato, diciamo, un po'. No, non mi toccare, guarda, oppure ti devo dire questa cosa. Sai, c'è quella parabola che secondo me, citata in quel modo, andrebbe. C'è un po' Pignolo, lo vedo in questa settimana. Lo vedo un po' pignolo, un po' così, un po' sustiuso. Non so, a volte le parole in dialetto non hanno riscontro, quel significato che riscontra il gusto di quel senso, no? Un po' sofisticato, un po' così. Vediamo un po' che cosa mi arriva da questa immagine. Vuole fare le cose fatte bene, c'ha i guanti, c'ha il baffo fatto tipo Capitano Uncino. Sì, però guarda che non c'è Peter Pan, sai? No, nel senso, magari la fata turchina. Sì, molto attento al dettaglio. Sarà anche questa luna piena in Vergine che lo fa essere attento ai dettagli. Un po' sofisticato, attento ai dettagli, vuole fare le cose fatte bene, vuole trattare anche lei con i guanti. Diciamo che energia delicata e anche un po' sofisticata. Vediamo cosa ci dicono le carte del cuore. Senso di incompiutezza, lavoro sul passato. Guarda, mo, bello mio, ti dico io come devi fare, perché se mi ti palesi così, è normale che c'è il senso di incompiutezza. Mi spiego. Il senso di incompiutezza, lavoro sul passato. Si sente un po' incompiuto lui, diciamo. Guarda, qua si delinea già una cosa importante. Lui è un po' sofisticato, un po' che se la tira, ma non vorrebbe tirarsela in questa settimana. È normale che sente il senso di incompiutezza, cioè fa fatica ad ammettere che o le manca qualcuna o qualcuno, gli manca qualcuno e quindi diciamo togliti i guanti, vai, prendi, spacca porta. E quindi diciamo che c'è qua un lui, no? Guardate queste due carte, c'è un lui un po' sofisticato, un po' che se la tira, un po' della serie, sa di aver sbagliato in qualche cosa, vi faccio questo esempio, sa di aver sbagliato in qualche cosa, però non lo ammette, cioè è come se facesse fatica un po' ad ammetterlo, per questo sente il senso di incompiutezza. Ok? Cioè, come se mi arriva la figura di un uomo che vorrebbe fare delle cose, magari farà delle cose, ok? Dietro a quei gesti un po' soavi e sottili si nasconde qualcosa di più grande che vorrebbe fare. Lavoro sul passato, qua mi. Ci sono delle cose del suo passato che sa di aver sbagliato. Mm? Ok, diciamo che sta cercando di non pensarci, però la vita gli fa fare un'esperienza di questa natura, no? Cioè, alla fine la vita gli mette davanti delle cose per cui deve lavorarci per forza su quel senso di incompiutezza che gli arriva dal passato. Volente o nolente. Ok. Queste le carte di partenza. Andiamo a vedere lei, come sta lei questa settimana. Lei sta in un brodo di giuggiole. Un applausone alle nostre lei. Come stanno loro? Questa è una carta che io amo. È bellissima. Qua c'è una lei con questi colori verde, azzurro, quarto chakra aperto, e il senso di esprimere con l'azzurro e il quinto chakra chi si è veramente. Vedo una lei bellissima, in armonia, meravigliosa, che sta viaggiando su livelli altissimi di coscienza. E ho lui della serie che la guarda e dice: Ma che fai? Cioè, ma. Ah, stai bene così senza di me? Stai bene? È un po' così questa cosa. A me non me ne frega niente. Sapete i bambini, no? Quando dicevano faccia di serpente, non mi ha fatto male. Un po' così lui. Un po' bamboccione, diciamo. Sì, e lei invece la vedo proprio splendere, splendida. Ok. Diciamo che lui. Mo' mi sta venendo proprio in mente questa immagine. Allora, avete presente quando, no? Voi fate qualcosa di estroso, qualcosa che vi fa stare bene, qualcosa che è proprio fuori dai canoni, ok? E c'è il tuo vicino di casa che il primo giorno ti guarda maledicendo quella cosa, cioè dice: Ma che fai? Ma così? Ma guarda questa? Ok. Il secondo giorno vede che tu stai sempre meglio mentre fai quella cosa che magari è fuori da un ordinamento precostituito, no?
E ti guarda, non dice più niente e ti guarda così per vedere ma come fa a stare così bene questa? Ma come fa? E osserva, non ti dice più niente. Quindi la prima è la critica, la seconda ti osserva e non dice più niente, osserva così, osserva, no? Come questo sto osservando. La terza ti dice il vicino di casa, scusa, mi dici pure a me come si fa quella cosa che stai facendo? Che ti vedo stare così bene. Ecco, questa è l'immagine, ok. Vediamo un po' cosa dice. Non ascoltare gli altri, guardate, plenilunio, luna piena, pazzesco. Allora, qua le carte del cuore mi dicono che lei non ascolterà nessuno. Tant'è che ti ho detto, lei fa di testa sua e sta benissimo. Vedo una lei, un'energia femminile bellissima che ascolta solo il suo cuore, quarto chakra, esprime se stessa, quinto chakra, confida nella sua autostima, il giallo del plesso solare, e fa ciò che le piace, ciò che proprio le dà godimento, secondo chakra arancione, cioè si sente bene con tutto, benissimo. E infatti non ascolterà gli altri per quanto riguarda il suo cuore. In questa luna piena lei non ascolta nessuno, ascolta solo il suo cuore perché è in connessione col divino. Guardate un po', guardate un po', guardate un po'. Tipo, per esempio, se lui sta così col broncio, no? Un po' così. Allora, lei, se c'è una lei che ama un lui o viceversa, insomma, avete capito? Può essere anche una lei da questa parte con energia mascolina, no? A lei mica se ne frega, sa che lui sta così, che la guarda così perché alla fine le chiederà, scusa, voglio fare come fai tu. Mi spiego? Ok. Bello, partenza proprio mega galattica. E adesso ci andiamo a vedere un po'. Tu stai riprendendo? Sì. Allora, andiamo a vedere un po' energia attuale di lui nei confronti di lei. Energia attuale di lui nei confronti di lei. Energia attuale di lui nei confronti di lei. O energia attuale di lui a seconda della carta, no? Energia attuale di lui. Fante di bastoni, lui vuole parlare con lei, vuole stare con lei, e magari è un po' imbronciato, qua lo vedo, ma lo vedo propositivo. Fante di bastoni, energia attuale di lui nei confronti di lei, mi parla di un lui che presta a lei attenzione, le presta attenzione, vuole chiamarla, vuole stare con lei, energia anche di entusiasmo, ok. Nonostante magari lo vedete un po' così con i guanti, un po' Capitano Uncino. Capitano Uncino senza i tanti capelli. Ha un'energia bella lui nei suoi confronti. Vediamo i pensieri di lui nei confronti di lei. I pensieri di lui nei confronti di lei quali sono? 5 di spade. Lo sapevo. Cioè, questo qua per forza c'è il 5 di spade nella testa, capito? Cioè, voglio stare con lei, le voglio parlare con entusiasmo. 5 di spade nella testa, dice, ma e come devo fare? Come devo fare? Ah, mannaggia, come devo fare? Mannaggia, qua, uff. Ok? Un po' di tensione c'è in lui nei confronti di lei, c'è un po' di tensione. Forse c'è anche un po' di incomprensione o tensione. Come devo fare? Senso di incompiutezza, mi sento incompiuto se non le dico questa cosa, se non sto con lei, tutte queste cose. Ok. Vediamo cosa prova lui per lei, cosa ha lui nel suo cuore. 5 di bastoni, ma come sta questo? C'è tensione, c'è conflitto, vorrebbe sistemare le cose, fante di bastoni. C'è gelosia anche, eh? Alcuni di lui pensano che lei abbia persone intorno, insomma. C'è gelosia, 5 di bastoni, il suo cuore è in conflitto. C'è tensione, il suo cuore è in conflitto e vuole parlarle. Cioè, vuole parlarle, non sa come fare, il suo cuore è in conflitto. Ok. Vediamo un po' qual è il blocco di lui nei confronti di lei. L'asso di bastoni, l'opportunità, vuole chiamarla, vuole un'opportunità con lei, ma non arriva a farlo, non è arrivato a farlo fino a questo momento. Poi andiamo a vedere che farà in questa settimana. Guardate come sta questo, sta come un pazzo. Cioè, voglio un'opportunità, l'asso di bastoni, no?
perché è sempre l'asso di bastoni anche se è al blocco. Voglio un'opportunità, voglio parlarle, magari c'è no contact. Come devo fare? Ah, mannaggia, come devo fare? Conflitto, magari c'è altre persone, se non c'è altre persone, magari la prende a male e magari così, tutte ste cose così. Va bene, va bene. Stiamo qua ad aiutarti, bello mio, va bene? Ok, lascia di andare. Vediamo un po' da questa parte. Allora, vediamo un po'. Vediamo un po' energia attuale di lei. Energia attuale di lei. Energia attuale del divino femminile. Energia attuale di lei. Energia attuale di lei. Lei sta come un papa, lei sta come un papa, ma è una papessa. L'energia attuale di lei è proprio grande saggia, grande maestria, grande sabiduria, si dice in spagnolo, grande saggezza. È possibile che ci sia un no contact tra tutti e due. Lei qua si lascia guidare, l'energia femminile si lascia guidare dalle sue intuizioni, sta in pace con se stessa, bene con se stessa. Guardate, in queste due immagini ci sono due donne con gli occhi chiusi, ma vedono col terzo occhio, cioè non ascoltano, non guardano la realtà esterna, si lasciano guidare solo dalla loro intuizione. Quindi anche nei confronti di lui lei ha molta saggezza, eh? Andiamo a vedere adesso i pensieri di lei nei confronti di lui. Quindi l'energia femminile è un'energia molto introspettiva, molto, come dire, manifestatrice dello spirito nella 3D. Mm. Vediamo un po' i pensieri di lei nei confronti di lui in questa settimana. Lei ha una speranza forte, qua c'è la stella, i pensieri di lei nei confronti di lui c'è la stella. Cioè, lei vuole, è la carta di realizzazione di un desiderio, la carta che mi parla di che vuole parlarle, vuole parlargli. Sono già due arcani maggiori, qua e qua nessuno, eh? Grande influenza del femminile. Allora, i pensieri di lei nei confronti di lui sono pensieri bellissimi. Abbiamo una stella, nonostante c'è silenzio o comunque c'è un'introspezione, vedo carte bellissime, di grande profondità e saggezza. Lei vuole parlare, realizzare un desiderio, risanare, sta pensando anche di risanare un rapporto, o sta, se non c'è nessuno, per esempio, l'energia femminile, sta connettendosi con l'universo affinché venga guidata verso l'amore che le appartiene. Ok. Cosa prova lei? Cosa ha nel suo cuore? Cosa ha lei nel suo cuore? 7 di bastoni, mette le difese sul cuore e allo stesso tempo, allora qua ci sono vari scenari da leggere. Se qua non c'è nessuno, va bene? Se l'energia femminile non ha nessuno, cosa sta succedendo? Lei in connessione profonda col sé superiore, sta pensando, quindi nei suoi pensieri c'è il legame a una sua fiamma gemella o anima gemella che non è ancora arrivata e la sente già connessa dentro di sé. Nel suo cuore c'è il 7 di bastoni, cioè ci sono le difese alte, cioè non mi concedo a nessuno se non è quella persona che sento dentro. Questo così la vedo. Sì. Queste donne aprono gli occhi soltanto, qua anche la donna ha gli occhi chiusi, aprono gli occhi soltanto per guardare il cielo, solo sulla stella, e non la realtà 3D, cioè aprono gli occhi sono aperti soltanto verso il loro sé superiore. Qua ci sono alcune lei che hanno anche la speranza, a me non piace la parola speranza, lo dico per le ragazze nuove, ma è l'unico modo per intenderci, perché la speranza anche in greco significa che tu quella cosa non ce l'hai, però è un modo per intenderci, no? Quindi alcune di lei hanno la speranza di riconnettersi o riconciliarsi con qualcuno, però sul cuore hanno il 7 di bastoni, della serie te la devi sudare, ma lo dicono con serenità, eh? Sì, qua c'è un'energia femminile tutta sua, tutto interno, tutto interno. Grande meditazione, grande, ma con gioia, eh? Ok. Vediamo quale non è disposta, diciamo, a collaborare con chiunque in questa settimana. Ok. Vediamo qual è il blocco di lei nei confronti dell'altro fuori da sé o nei confronti di lui.
Cavaliere di spade, probabilmente ci sono state delle litigate tra loro due o c'è stata tensione o energia intermittente che lei rivendica, non vuole più energia intermittente a livello sentimentale. E quindi lei è molto esigente, non vuole più energia intermittente, è possibile che ci sia stato un litigio tra tutti e due, eccole, e lui ha paura ad avvicinarsi, perché lei, ok? Ok, andiamo a vedere un po' da questa parte. Allora, abbiamo visto la parte interna, come stanno lui e lei. Andiamo a vedere adesso nelle azioni, nella parte concreta. Allora, vediamo le intenzioni di lui nei confronti di lei in questa settimana quali sono. Le intenzioni di lui nei confronti di lei in questa settimana. Le intenzioni. Cavallo di denari. Ha le intenzioni di fare un gesto, di avvicinarsi con precauzione. Mm? Cavallo di denari è un cavallo un po' più lento, però è sempre un cavallo, c'è sempre un movimento, uno spostamento. Le sue intenzioni sono quelle a poco di fare dei gesti, di fare dei passi, perché sta come un pazzo qua, ovviamente. Di fare piano le cose con i suoi tempi, ok? Ha dei gesti piccoli o dei movimenti piccoli ma sostenuti, diciamo, va bene? Ehm, con i suoi tempi, non vuole fare cose azzardate, vuole fare dei movimenti verso di lei ma con precauzione. Mm. Andiamo a vedere le azioni che lui farà nei confronti di lei in questa settimana, le azioni. Il 3 di coppe, cautelalmente la invita. Ciao, ti faccio un invito cauteloso. Vabbè. Allora, qua cavallo di denari e 3 di coppe. Lui la invita da qualche parte, il 3 di coppe nelle azioni mi parla di andiamoci a prendere un caffè. Ok, quindi col cavallo di denari qua dietro la butta lì, ci andiamo a prendere un caffè o ci mangiamo un panino o ti va se ci vediamo, ok? Questo farà. Con calma, con cautela, ok? Magari la invita anche con un altro gruppo di amici, ok? Magari dove ci sono anche altri amici per, diciamo, fare cose piano piano con cautela, ok? Andiamo a vedere adesso da questa parte. Vediamo un po' le azioni e le intenzioni, scusami, le intenzioni di lei nei confronti di lui in questa settimana, le intenzioni di lei nei confronti di lui in questa settimana quali sono? Le intenzioni di lei nei confronti di lui in questa settimana quali sono? Le intenzioni di lei? Lei ha intenzione solo di ricevere, regina di coppe. Io qua vedo, guardate, tutte le donne con gli occhi chiusi, solo la stella ha gli occhi aperti, la regia femminile apre gli occhi solo per guardare al cielo. È una grande metafora questa, cioè, bellissimo. Le intenzioni di lei nei confronti di lui sono quelle di ricevere. Mm? Io vedo una lei che si prende i suoi tempi per fare le cose nei confronti di lui, vedo una lei molto paziente, io vedo una lei che è disposta e molto paziente nei confronti dell'amore che sta attendendo nella sua vita o nei confronti di un lui che già esiste, va bene? Quindi vedo una lei molto paziente, ricettiva, le intenzioni di lei nei confronti dell'altro fuori da sé sono quelle di lasciarsi guidare dalle proprie emozioni, di lasciarsi fluire, di non mettere ostacoli e di far fare delle cose all'altro. Il 7 di bastoni qua nel cuore mi parla che ci sono delle barriere sul cuore, ma delle barriere rispetto a chi non è alla sua altezza. Quando arriva qualcuno alla sua altezza, lei si lascia fluire. Cioè lei ha un'energia bellissima rispetto al mondo, no? Mettendo un'aurea di protezione rispetto agli altri, ok? Io incontro la gente, incontro le persone, però ho la mia aurea di protezione intorno, faccio esperienza nella realtà 3D, però quando apro gli occhi li apro soltanto per guardare al cielo, ok? Molte di lei stanno mettendo in pratica quello che vi dico sempre, no? Cioè ogni persona che viene da te è Dio che fa esperienza di se stesso e quindi piuttosto che guardare con gli occhi l'altro aprendo
la personalità, lei con gli occhi chiusi riesce a vedere l'altro chi è veramente senza farsi influenzare dalla personalità che ha davanti dell'altro, mi spiego? Ok. Andiamo a vedere quali sono le azioni che lei farà nei confronti di lui in questa settimana. Infatti qua c'è l'eremita, anche lei fa azioni di cautela, si lascia guidare dalle sue emozioni, lei vuole ricevere in questa settimana, non fa nessuna azione particolarmente azzardata o azioni impulsive, qua c'è una lei molto meditativa che si lascia offrire alle proprie emozioni e che riceve dall'altro. Fa azioni che mi parlano di eremita, cioè prima di fare un'azione rispetta i suoi tempi, fa un'azione cauta, azioni prudenti nei confronti di lui. mm? Perché prima di fare azioni cerca dentro se stessa la risposta, si prende i suoi tempi. Ok, fino adesso abbiamo forti segni di pesci, cancro, no, soprattutto pesci, però cancro, scorpione, sì, acquario, gemelli, bilancia, vergine, anche i segni di terra, ascendente Luno, Venere, anche. Ok, andiamo a vedere da questa parte energia finale di lui nei confronti di lei, energia finale di lui nei confronti di lei, energia finale di lui nei confronti di lei, la regina di denari. Lui, le azioni di lui sono proprio verso di lei. L'energia finale di lui nei confronti di lei è vuole che lei si fidi di lui. Azioni finali proprio verso di lei. Lui la vede come in questa veste regina di denari, una donna paziente, una donna che lavora, una donna con le sue responsabilità, una donna che ha necessità di fidarsi prima di aprirsi. È un'energia cautelosa, cautelosa si dice in spagnolo, cautelosa, non so in italiano, cauta diciamo, e fa dei gesti che mi parlano di invitarla a uscire, di invitarla a bere qualcosa, dei gesti cauti, rispetta i tempi di lei perché lui si vuole fidare, vuole che lei si fidi di lui in questa settimana. Ok, andiamo a vedere questa parte, energia finale di lei nei confronti di lui. Il paggio di spade, lei sta a guardare cosa accade. Lei vuole solo ricevere in questa settimana dall'altro fuori da sé, cioè da un lui specifico o dall'altro. E sta a guardare cosa accade. Energia, io sorveglio, vedo, intanto indago, studio. Qua c'è un paggio di spade che studia, no? Energia finale, studio la realtà, studio sui libri, applico attraverso la mia intuizione. L'energia finale di lei è che rimane sorvegliante, guarda, lascia, aspetta per vedere cosa succede, guarda cosa succede intorno a sé. Ok? Adesso andiamoci a chiarire queste carte. Allora, vediamo. Vediamo un po'. Allora, energia attuale, paggio di bastoni. Energia attuale di lui nei confronti di lei con il paggio di bastoni. Energia attuale di lui nei confronti di lei, paggio di bastoni. Paggio di bastoni. Questo cos'è? Asso di spade. Vuole parlarle, energia attuale è quella che vuole parlarle, dimostrarle interesse, dimostrare interesse verso di lei, stare dietro di lei, parlarle, ok. Andiamo a vedere adesso nei suoi pensieri perché c'è quel 5 di spade, nei pensieri di lui perché c'è il 5 di spade. Il mondo, forse c'è una distanza tra tutti e due, o comunque qua mi parla che lui vuole avere la situazione più sotto controllo, siccome sta un po' in subbuglio qua la cosa, vuole sta pensando di avere una nuova tappa con lei che mi parla di non avere più queste angosce mentali, questa tensione mentale. Vuole una nuova tappa con lei. E vediamo un po' cosa c'è nel cuore di lui, perché il 5 di bastoni. Questo cos'è? Ah, questo è il 9 di denari.
Qua c'è un lui che ha paura di perdere un po' se stesso, diciamo, lasciandosi andare all'altro. Il 9 di denari mi parla di una persona che magari è sempre stata più predisposta a un'individualità, a non aprirsi facilmente all'altro e quindi nel suo cuore c'è un po' di conflitto. Oppure mi parla di questioni economiche, lavorative che possono essere prioritarie e impediscono di avere grandi avanzamenti, ok? Qua c'è sì, il Cavaliere di Denari c'è di nuovo qua. Mi parlano che lui vorrebbe fare più cose in questa settimana, vorrebbe fare più cose, ma a livello lavorativo o di benessere personale non riesce a fare proprio tutto quello che vorrebbe. Ecco. Sì. Vediamo un po' quest'asso di bastoni al blocco. 7 di coppe. Cioè, lui sta pensando come fare praticamente. La sta immaginando, sta pensando. Vuole una nuova opportunità con lei ed è confuso su come avere successo con lei nel guadagnarsi la sua fiducia. Mi spiego? Ok. Vediamo nelle intenzioni col Cavaliere di Denari. Le intenzioni col Cavaliere di Denari. Questo è il diavolo. Allora, lui è molto ambizioso, vuole fare le cose fatte bene. Il diavolo mi sta parlando che lui vuole ottenere con i suoi tempi la fiducia di lei. Lui si prende i suoi tempi, non vuole fare cose azzardate, allo stesso tempo il diavolo mi parla dell'ambizione nel conseguire cosa? Nel conseguire sia un successo lavorativo, io credo, in questa settimana o degli obiettivi suoi lavorativi, sia fare le cose secondo i suoi tempi, i tempi di lui, per farle bene. Non vuole sbagliare. Ok. Abbiamo anche l'energia del Capricorno, forte. Ok. Andiamo a vedere il 3 di coppe. Sul 3 di coppe nelle azioni di lui nei confronti di lei. Il 9 di bastoni, lui non si arrende per niente, ha proprio intenzione di vederla in questa settimana, di portarla a bere un caffè, di un pranzo, una cena, non lo so, una gita sulle giostre. Mi sta venendo in mente. Lo sapete dove portò mio nonno, mia nonna in viaggio di nozze? Questa è una delle scene più belle che io potessi, guarda, ogni volta che la ricordo. Mio nonno portò mia nonna in viaggio di nozze sulla ruota panoramica alla festa patronale del paese. È una delle scene più belle della mia vita. Cioè, sulla ruota panoramica della festa di paese, della festa della città. Ecco, e vabbè, a parte questa immagine veramente bellissima, ti fa capire proprio il sapore di allora. Il 9 di bastoni col 3 di coppe, lui ha intenzione di perseverare, non si arrende nel stare con lei questa settimana, anche proprio prendiamoci un caffè, ripeto, ok? Sulla regina di denari, energia finale di lui nei confronti di lei, sulla regina di denari. Questo cos'è? Cavallo di bastoni, ragazze. Cavallo di bastoni. Eh sì, lui vuole un cambio con lei, vuole... mettiamone tre. Il 7 di bastoni e il Papa addirittura. Lui vuole che assolutamente lei si fidi di lui. È pronto ad abbattere qualsiasi ostacolo, a lottare per lei e il Papa mi parla di una persona responsabile che sa cosa vuole e gli fa anche delle promesse, vuole lottare per lei rispetto anche a delle difficoltà che ci possono essere. Sì. Ok, questo sta così questa settimana. Da guantino felice lo vediamo a sciamano contento. Così, appunto. Guantino felice e sciamano contento. Dove caspita mi vengono messe cose? Vabbè. Allora, andiamo da questa parte a chiarirci le carte di lei. Allora. Andiamo a vedere, andiamo a vedere. Vediamo un po' lei perché ha la papessa, energia attuale di lei nei confronti di lui, perché ha la papessa.
Comunque vedete qua c'è Furia Cavallo del West che in questa settimana è... Questo è Bongo Cavallo del West. Bongo Cavallo del West travestito da sommelier. Dice, magari non ci sono riuscito come Cavallo del West prima, mi travesto da sommelier. Ok, andiamo a vedere la papessa. Energia attuale di lei con la papessa, energia attuale di lei in questa settimana, la papessa, regina di denari, lei sta proprio bene così come sta. L'energia attuale di lei è molto concentrata su se stessa, sul suo lavoro, sulle sue cose, si lascia guidare dalla sua intuizione, nelle sue responsabilità lavorative, di mamma, o di carriera, sì, è molto concentrata su di sé lei, no? Vedete che c'è una lei proprio della serie, vieni, vieni, fai quello che vuoi, nel frattempo io sto tra me. Ok, vediamo questa, la stella. Nei pensieri di lei, la stella, i pensieri di lei con la stella nei confronti di lui, lei vuole un'opportunità. Guarda, lei sta pensando di avere un'opportunità più grande con lui oppure con l'amore che è destinato a lei per diritto divino. E in questa settimana molte singolo hanno un incontro, va bene? E valutano quello che accade, si lasciano fluire, non sono disposte ad avere energie intermittenti, cercano di più che altro di sentire con la propria intuizione chi hanno davanti. Invece qua alcune di lei sono in relazione stanno bene. E qua vedo che loro vogliono concretizzare un'opportunità con un lui alla loro altezza, oppure qua stanno pensando anche di concretizzare un sogno lavorativo, più che l'amore. Lo vediamo, l'amore si lasciano fluire, sì, aspettano di ricevere quello che meritano per diritto divino. Al tempo stesso nelle azioni non fanno nulla di che con l'altro, ma soprattutto sono concentrate nel focalizzare l'attenzione, il loro pensiero nel realizzare qualcosa alla loro altezza anche a livello lavorativo. Stella a Soi Denari è proprio anche un progetto lavorativo, mandare avanti dei progetti importanti. Ok. Con la regina di denari poi perché nel cuore hanno questo 7 di bastoni. Quindi perché c'è il 7 di bastoni? Cosa prova lei per lui? 7 di bastoni, lei per lui. Il diavolo, lei vuole... In questa settimana lei non vuole avere a che fare, 7 di bastoni, con energie tossiche o di dipendenze emozionali. Mm? Allontanano dal cuore le energie tossiche o di dipendenze emozionali. Quindi non vogliono avere a che fare con questo tipo di energie di dipendenze emozionali. Ok. Andiamo a vedere questo cavaliere di spade al blocco. Cavaliere di spade al blocco. Paggio di spade, loro non si fidano delle energie intermittenti, sono sulla difensiva, non si lasciano fluire facilmente all'altro fuori da sé se non ne vale la pena, se non è quella persona lì. Sono un po', diciamo, per le energie intermittenti non ne vogliono sapere di queste energie intermittenti, di persone non valide. Mm. Nei confronti di lui in specifico, loro sono arrabbiate perché hanno avuto una discussione o comunque sia possono aver avuto una discussione, essere state arrabbiate ma aver trasceso questa cosa al tempo stesso, non si fidano di un lui, ok? Se c'è un lui. Vediamo le azioni, le intenzioni con la regina di coppe. Le intenzioni con la regina di coppe di lei nei confronti di lui in questa settimana. Regina di coppe, non ci posso credere. Qua mi parlano chiaramente di una lei che ha le intenzioni di lasciarsi fluire. Quindi abbiamo visto la situazione emozionale interna no? Di partenza, che quella non mi fido, non voglio energie tossiche, non voglio energie intermittenti. Alla fine cosa succede? Quali sono le intenzioni di lei al netto di quello che abbiamo letto? Una bellissima energia che ha a che fare con la prima carta delle metaforiche associative. Lei si lascia fluire in questa settimana nelle sue intenzioni nei confronti dell'altro fuori da sé. È molto paziente, sia che ci sia già una persona, sia che stia aspettando la persona del suo cuore, che deve ancora esistere, deve ancora vederla. Vedo proprio una lei che fluisce alle emozioni, ok, che è ricettiva, empatica rispetto all'altro. Vediamo l'eremita, le azioni di lei nei confronti di lui in questa settimana.
il 2 di bastoni. Lei non fa azioni, in questa settimana particolarmente. Lei pensa, fa azioni caute, prima di fare un'azione ci pensa, pensa. Vedo che più che fare azioni lei pensa all'amore che è destinato per lei o pensa a qualcuno e si lascia ricevere. Ok. Vediamo l'energia finale di lei col paggio di spade. 4 di bastoni, paggio di bastoni e la luna. Guarda, lei avrà un incontro, però coverà un po' di, diciamo, dubbi al suo interno. Per alcune, però si lasciano fluire. L'unico modo per affrontare i dubbi è lasciarsi fluire, non focalizzarsi sulla mente, tant'è che loro nella mente hanno la stella, quindi guardano in alto più che guardare ai loro pensieri, ok? Io qua molte di lei vedo che hanno un incontro, 4 di bastoni, paggio di bastoni, lo vedevamo anche qua, e la luna piena, e la luna mi parla della luna piena, avranno un incontro in questa settimana di luna piena. Mm. E stanno a guardare cosa accade. Mm? Ok, beh, tutto sommato è una bellissima energia, ragazze e ragazzi. Ok, adesso tu stai riprendendo? Sì. Adesso andiamo a vedere lui cosa dirà a lei. Con i nostri oracoli lui-lei. Andiamo a vedere che non lasciano spazio al dubbio. Lo ribadisco per chi fosse desiderata a acquistare gli oracoli, sotto all'info box in descrizione vi metto il sito dove poterli acquistare per chi lo desiderasse. Allora, andiamo a vedere cosa dirà lui a lei in questa settimana. Cosa dirà lui a lei in questa settimana, in questo caffè, in questi incontri, in questo persistere affinché lei si fidi di lui, questo voler lui combattere contro qualsiasi tipo di ostacoli, con la pazienza, determinazione. Ok, vediamo cosa dirà lui a lei in questa settimana. Accanto a me c'eri soltanto tu, ricordo solo questo. Questa è una carta che ha a che fare, quando l'ho scritta questa frase, riecheggiava il fatto che può essere successo qualsiasi cosa, possono essere successe tante dinamiche, ma alla fine, accanto a me, anche nelle situazioni più difficili, ci sei sempre stata tu. Dentro di me ci sei sempre stata tu, ci sei sempre tu. E questa è una carta che mi parla di grande fiducia. Ok. Andiamo a vedere ancora cosa dirà lui a lei in questa settimana. Nei tuoi occhi rivedo i miei stessi occhi, nel tuo sguardo il sapore di casa. È mi stanno uscendo frasi molto di fiducia. Negli occhi di lei lui rivede i suoi stessi occhi, cioè la sua stessa anima. Nello sguardo di lei lui vede il sapore di casa. Cos'è la casa? È il ritorno all'uno. Lui con lei si sente completo. È una carta di grande familiarità, di grande spessore animico. Dirà delle cose che hanno a che fare con questo oracolo qui, questa carta oracolo. Ok. Ancora, cosa dirà lui a lei in questa settimana? Solo tu mi fai sentire così. Sì, sono carte di grande fiducia, quel senso di incompiutezza, no? Che vedevamo prima con la carta oracolo di prima. Il senso di incompiutezza è perché lui si sente lontano dalla casa del padre, lontano dall'uno se non ha la connessione con lei o se non sta bene in armonia con lei. Ok? E quindi gli farà questo genere di confessioni, bellissimo. Ok. Wow, adesso ragazze mie e ragazzi ci andiamo a mettere, voglio vedere, anzi io ci metto un'altra carta metaforica associativa di queste. Voglio vedere, sempre per scendere più in profondità, cosa c'è dietro il sommelier qua, dietro, dietro Capitanoncino. La verità,
come si sente rispetto a questa profondità del messaggio oracolo lui-lei? Come si sente rispetto a questa verità che lui paleserà a lei in questa settimana? Ah, qua c'è un signore anziano, un po' pagliaccio, un po' stordito. Allora, questa carta simboleggia un signore anziano, no? Qua, la vedete? Un po' un pagliaccio, un po' ubriaco, però è anziano. È come se ci fosse una saggezza insita in questa carta e anche una sorta di tristezza e arrendevolezza. Cioè, guardate come sono diverse. Lui si presenta così in questa settimana, ma in realtà sta così. Cioè, qua c'è una persona che si lascia andare, no? Anche una persona un po' su di giri, un po' ubriaca, un po' così, ma è anche un signore anziano, è come se vorrei lasciarmi andare completamente, ho questa nel cuore, io sto così, mi sento ubriaco, mi sento, cioè quell'ebbrezza che la lei mi dà mi fa perdere i sensi perché tutti i sensi sono con lei e invece qua c'è una persona posata, ok? Con i guanti che non si scompone, qua è una persona che si scompone. Quindi qua vediamo la nudità del lui che si manifesta a lei in questa settimana, seppur dosato, ma con determinazione e forza a presentare la propria nudità a lei, con tutte le sue fragilità. Che qua c'è anche una persona molto fragile, no? La vediamo l'immagine. Una persona molto fragile rispetto qua a una persona che sembra un po' più indispettita. La verità è tutto l'opposto. Ok, è così che si presenterà lei con questa confessione in questa settimana. Ok, andiamo a vedere adesso lei, la verità di lei nei confronti di lui in questa settimana. La verità di lei nei confronti di lui in questa settimana. La verità di lei nei confronti di lui in questa settimana. La verità di lei nei confronti di lui. Come si presenta lei a lui veramente in questa settimana? Nel cuore di lei cosa c'è rispetto a lui? Sì, con prudenza. Con prudenza, questa è l'immagine di una ragazza che apre con prudenza una porta, lei si presenta ma con prudenza, cioè lei c'è, si presenta, ma come ci insegnava anche l'eremita prima, si presenta con prudenza, ok? Della serie vado, oso, però con prudenza, qua un giubbotto o i jeans, vado cauta, apro con prudenza, mi presento, cioè io ci sono, io ci sto con prudenza. Rifletto prima di agire, ti ascolto, sono empatica e al tempo stesso con prudenza. Vedo una ragazza e una donna molto semplice in questa settimana. Molto semplice, che è molto sottile la propria energia, molto leggera a livello di energie sottili, in contatto con la propria anima, pura, candida, molto bella, eh? Qua c'è lui disperato e qua c'è molto candida. Vabbè, come al solito. Allora, andiamo a vedere adesso, voglio vedere, ecco qua, gli archetipi in questa settimana. Di quali archetipi parliamo in questa settimana? Allora, su di lui e su di lei. Anzi, non c'è bisogno, mettiamone tre, tanto in base a quello che è uscito si delinea tutta la stesa già. Allora, cosa ci dite per questa settimana, dal 19 al 25 febbraio? Cosa ci dicono i maestri attraverso queste carte gli archetipi per il nostro lui-lei? Mistica, che ti ho detto, lei è proprio una questione mistica. Rivela un'unione intima con la divinità. L'energia femminile in questa settimana avrà delle visioni, sarà mistica, sarà una mistica, avrà proprio un contatto meraviglioso col divino, dove non c'è esaltazione, ma c'è godimento, anche una sorta di protezione di questo godimento. Ok. Cos'altro? Mentore, lei sarà un mentore in questa settimana. Trasmette saggezza e perfezione il carattere dei suoi alunni. Mi stanno parlando di energia fortissima femminile in questa settimana, eh?
Sarà una mistica e sarà un insegnante anche per gli altri. Ok. Cos'altro? E quindi guarda, qua c'è anche l'abbraccio del mentore ai suoi alunni, no? Lei le intenzioni sono quelle di essere regina di coppe 2 volte uscito nei confronti dell'altro fuori da sé e nei confronti di un lui specifico. Quindi lasciarsi fluire alle emozioni e di lasciarsi fluire, di essere paziente, di lasciarsi fluire. Questo è l'esempio che lei porterà al collettivo. Essere paziente e fluire. Ok. Cos'altro? Esorcista. Qua, caspita, come sta il femminile questa settimana. Libera a te stesso e agli altri dagli impulsi distruttivi. Che vi ho detto qua? Lei allontana le manipolazioni e gli istinti distruttivi. Lei va a esorcizzare tutto ciò in questa settimana che ha a che fare con gli istinti più bassi e con le energie tossiche. Io vedo una lei, tanto mi farete sapere in questa settimana, già so che avrò la casella di posta piena. Perché questa lei, questa settimana, farà dei miracoli, io ve lo dico, c'è un miracolo in atto, ma proprio dei miracoli uno dopo l'altro, perché essendo unita con la divinità, essendo trasmettendo la saggezza, lei esorcizza in questa settimana tutti gli istinti distruttivi, sia suoi che anche degli altri. Grandi sciamane, grandi sciamani e mentori in questa settimana. D'altronde, questa nuova età dell'oro non poteva che creare dei pionieri. È una stesa bellissima, ragazzi miei e ragazzi. Io, guarda, non aggiungo nient'altro, sono soddisfattissima. Veramente, detto questo, vi faccio un grandissimo in bocca al lupo. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua.